Se siete preoccupati di fare errori quando scrivete o parlate in italiano, sappiate che anche i madrelingua italiani sbagliano spesso. Vediamo in che modo. Ciao a tutti e benvenuti. Sono Mattia di Lingua Franca. Trovate nuovi video sulla lingua italiana e sulle lingue in generale ogni settimana. Iscrivetevi al canale per non perderveli. Nel video di oggi vedremo insieme quali sono i 9 errori più comuni che fanno i madrelingua italiani. Sapere quali sono gli errori più comuni dei madrelingua vi permetterà innanzitutto di riconoscerli quando li troverete, magari all'interno di qualche commento su Facebook o su YouTube scritto da un madrelingua e di conseguenza di evitare di ripeterli o di essere confusi su quale sia la versione corretta. Gli errori che vedremo sono stati trovati grazie a una ricerca fatta su più di 8.000 italiani durante la 28ª settimana della lingua italiana nel mondo. Al 9° posto troviamo un errore molto curioso, ovvero la scrittura errata della parola d'accordo, che si può trovare per esempio nella frase "sono d'accordo con te". Spesso la troverete scritta tutta attaccata, d'accordo, ma è un errore. La versione corretta, infatti, arriva dall'elisione di una lettera e vuole quindi l'apostrofo. All'8° posto troviamo un errore relativo all'uso della cosiddetta D eufonica. Per rendere più scorrevole la lettura di parole che seguono una congiunzione e iniziano con una vocale, infatti, alla congiunzione e o a viene aggiunta una D, trasformandole in ed e ad. Questo però va fatto solo se la parola successiva comincia con una vocale e ancora meglio solo se la vocale è la stessa della congiunzione. Arriviamo al 7° posto, in cui troviamo un grande classico. Come si scrive la parola po'? Sempre più spesso gli italiani scrivono questa parola con l'accento, ma poiché si tratta di una forma che deriva dal troncamento della parola poco, po va sempre scritto con l'apostrofo. L'uso corretto dell'accento quando si scrive ne occupa il 6° posto. Ne va scritto con l'accento se questa particella viene usata come negazione. Non ho né acqua né birra. Se invece non è una negazione, come nella frase ne ho comprate 3, va sempre scritta senza accento. Al 5° posto, uno degli incubi grammaticali di molti italiani, l'uso della C o della Q. Nel parlato non si notano differenze, ma nello scritto molti italiani sono in dubbio su quale lettera usare in molte parole. Per esempio, potreste trovare le parole scuotere, innocuo, promiscuo e altre ancora scritte con la Q, ma in realtà si scrivono con la C. A proposito della lettera Q, ecco una curiosità interessante. Come probabilmente sapete, in italiano è comune l'uso di 2 consonanti uguali di seguito, come nelle parole gatto, zuppa, cammello e molte altre ancora. Ma per quanto riguarda la lettera Q, esiste una sola parola in cui la si trova doppia: soqquadro. L'uso dei pronomi corretti al 4° posto è un altro errore molto comune. Parlando con un madrelingua italiano potreste sentire frasi come "gli ho detto che era bella", ma si tratta di un errore. Gli significa a lui, mentre le significa a lei. Quindi è necessario usare il pronome corretto a seconda che ci si riferisca a una persona di sesso maschile o femminile.
Al terzo posto, il mitico congiuntivo. Spesso sentirete usare l'indicativo in frasi che richiederebbero il congiuntivo, ma nonostante sia sempre più comune nel linguaggio informale, continua a essere un errore grave. Al secondo posto troviamo l'uso dell'apostrofo, particolarmente dopo gli articoli indeterminativi un e una. Quando l'articolo indeterminativo una si trova prima di una parola che comincia con una vocale, solitamente l'articolo viene modificato con l'elisione della A finale. Per esempio, una arancia diventa un'arancia. Quell'apostrofo indica proprio l'elisione e va quindi scritto solo quando l'articolo dovrebbe essere una e mai dopo l'articolo maschile un. E anche al primo posto incontriamo un apostrofo. In particolare la sua presenza all'interno della parola qual è. Molti italiani non sono sicuri di come si scriva e spesso lo troverete scritto con l'apostrofo. La versione corretta è quella senza apostrofo. Si scrive sempre qual è. Ora tocca a voi. Avete scoperto un errore che fate sempre voi? Fatemelo sapere in un commento qui sotto, possibilmente in italiano. Se questo video vi è piaciuto, fatemelo sapere cliccando sul pollice in su qui sotto. E a proposito di madrelingua italiani, se anche voi fate fatica a capire molti di loro, guardate subito questo video per scoprire il perché. Per oggi è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Buon italiano a tutti!